benvenuti nel mio canale. Oggi voglio mostrarvi questo punto delizioso, a mio parere, è veramente un bel punto. Io l'ho realizzato qui in color panna e va benissimo secondo me per delle sciarpe molto carine, molto particolari, proprio per distinguersi, io direi, o anche delle copertine. Immaginate una copertina così. Una delizia, potete realizzarlo con qualsiasi tipo di filato e ovviamente in base al filato sceglierete l'uncinetto adatto. Io comunque vi lascerò il tipo di filato che ho utilizzato sia in questo progetto che con quello che adesso andremo a utilizzare per realizzare il campioncino. Io qui sto realizzando una sciarpa perché mi sto portando avanti per Natale, ve la dico tutta. Questa è una sciarpa molto particolare. Qui l'ho terminata così, ovviamente non è finita, l'ho terminata solo per mostrarvi come viene con la bordura, ok? Mi manca ovviamente la maggior parte della sciarpa, diciamo. Questa è solo una parte di quella che sarà la mia sciarpa, basterà che io disfi il bordo e poi continuo. Più che altro ho voluto darvi un'idea anche di come viene rifinita, quindi immaginatela su una copertina o appunto su una sciarpa. Quando l'avrò finita la posterò sicuramente su Facebook e sul mio canale Instagram, il mio canale no, la mia pagina Instagram. Poi cos'altro dirvi? Niente, andiamo subito al lavoro. Ecco cosa vi dico, andiamo subito al lavoro. Allora, il multiplo di questo punto è 21, quindi realizzate una catenella di 21 in 21, quindi partiamo con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 e 21. E in queste 21 catenelle abbiamo la prima sequenza. Adesso, se non basta, ovviamente non basta, dovete aggiungere 21 punti, quindi di nuovo 1, 2, 3 e andate avanti fino a 21. Guardate la larghezza, se non basta aggiungetene altre 21 e poi di nuovo 21 fino ad arrivare alla lunghezza da voi desiderata. Io farò solo 2 sequenze, quindi ho messo su 42 punti, 42 catenelle. Alla fine, quando arrivate al vostro multiplo di 21 e arrivate alla lunghezza desiderata, aggiungete 3 catenelle, tenete fermo a questo punto che è la vostra 21esima maglia e aggiungiamo 3 catenelle, 2 e 3. Ok, adesso ci spostiamo di una catenella, entriamo e facciamo una maglia alta e continuiamo a fare una maglia alta fino alla fine del nostro giro. Quindi questo è un giro di sole maglie alte. Una in ogni catenella. Partiamo ora con il secondo giro, che in realtà è il primo giro delle sequenze, ok? Quindi partiamo comunque, definiamolo secondo giro. Facciamo 3 catenelle, giriamo il nostro lavoro. Allora, dobbiamo partire in questo modo. Non ci agganciamo qui o qui, ma ci agganciamo non dopo la prima, ma nel secondo spazio, quindi tra la seconda maglia alta e la terza. Entriamo e facciamo una maglia alta. Tra
l'altra, vedete, nello spazio tra una maglia alta e l'altra faccio la mia maglia alta e ne faccio ancora una tra questa maglia alta e questa, quindi nello spazio successivo. Quindi in totale adesso abbiamo, oltre le 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, ne abbiamo 1 2 3 4, ne abbiamo 3 più la prima. Ora andiamo a fare una maglia alta in rilievo sul dritto, quindi non la facciamo su questa perché questa è impegnata, ma la facciamo in quella successiva, quindi non questa ma questa. Qui filo sul davanti e facciamo una maglia alta in rilievo sul davanti, una catenella, e nella maglia alta successiva rifacciamo la stessa cosa, quindi portiamo in avanti la nostra barretta della maglia alta, agganciamo il filo e facciamo la maglia alta così. Ora saltiamo questa maglia, vedete qui abbiamo fatto la maglia alta a rilievo, questa io la salto, entro nello spazio, quindi tra questa maglia e questa entro e faccio la mia maglia alta. Nello spazio successivo una maglia alta, spazio successivo una maglia alta, e andiamo avanti così per 7 maglie alte. Ne abbiamo fatte 1 2 3 4 5 6 e 7. Quando arriviamo a 7 maglie alte controlliamo 1 2 3 4 5 6 7 maglie alte, andiamo a fare la stessa cosa che abbiamo già fatto, quindi questa no, vedete io sono qui, quindi la maglia alta successiva no, andiamo in quella dopo, quindi salto questa maglia, in quella dopo ho caricato il filo sull'uncinetto, entro, porto avanti la maglia alta, prendo il filo e faccio la maglia alta a rilievo, una catenella e vado sulla maglia alta successiva e faccio la maglia alta a rilievo. Bene, salto questo spazio perché comunque è occupato, vedete non possiamo lavorarla qui, andiamo nello spazio successivo saltando questa maglia e andiamo a fare le nostre 7 maglie alte, una in ogni spazio che troviamo, quindi ne ho 1 2 3 4 5 6 e 7 e adesso saltiamo di nuovo questa maglia, andiamo nella successiva, ci agganciamo e facciamo una maglia alta a rilievo avanti, una catenella, una maglia alta a rilievo nella successiva. E ora stessa cosa, questa la salto, entro dentro e vado a fare 7 maglie alte, una in ogni spazio, 2 3 4 5 6 e 7. Questa non la lavoro, lavoro quella successiva, maglia alta, rilievo avanti, una catenella, andiamo in quella successiva, maglia alta a rilievo avanti e ora dobbiamo finire con 4 maglie alte, quindi questa no, andiamo qui in mezzo, 1 2
3, andiamo a lavorare in cima a questa catenella, quindi contate 1, 2, nella terza una maglia alta. Allora ovviamente dipende da quanti settori voi state facendo, ok? Quindi voi continuate a fare lo stesso lavoro che ho fatto qui, quindi 7 maglie alte, una in ogni spazio, e le 2 maglie alte a rilievo sul davanti, fino ad arrivare alla fine dove farete soltanto l'ultimo rilievo e poi le 4 maglie alte. Si finisce così, ok? E questo è il nostro secondo giro. Il terzo giro parte con 3 catenelle, girate il vostro lavoro. Il terzo giro parte subito con la maglia alta nello spazio accanto alle 3 catenelle, quindi qui, quindi fate maglia alta, nello spazio successivo maglia alta, in totale sono 4 ancora, nel terzo giro sono ancora 4, e nello spazio successivo una maglia alta, quindi come vedete abbiamo 4 maglie alte, compresa la prima, che è quella delle catenelle, ok? Adesso andiamo ad agganciarci. Allora guardatemi, qui abbiamo le maglie alte a rilievo. Adesso le abbiamo lavorate in questo modo, portando in avanti la barretta. Adesso le dobbiamo lavorare in un altro modo, cioè portando questa barretta così, cioè il rilievo deve venire verso di me, ok? Quindi se prima io l'ho lavorata a diritto, che è così, adesso lo lavorerò in questo modo. Faccio passare, ho il filo sull'uncinetto, faccio passare il mio uncinetto a lato della mia barretta, poi la spingo indietro, vado a prendere il filo e lavoro la maglia alta, e questa è rovescio. Poi andiamo a fare all'interno dove avevamo una catenella, andiamo a fare una maglia alta, una catenella, rientriamo con una maglia alta, quindi nello stesso punto abbiamo fatto una V. Ora dobbiamo fare la maglia alta a rilievo sul rovescio, quindi filo sull'uncinetto, entro nello spazio, e questa è la maglia alta che devo lavorare, la spingo indietro, prendo il filo e lavoro la maglia alta. Ok, ora dobbiamo fare 6 maglie alte a partire non da dove, da qui, ma da quella successiva, come abbiamo fatto nel secondo giro. Quindi questa no, perché abbiamo lavorato la maglia alta a rilievo, partiamo subito dopo la maglia alta normale e facciamo 6 maglie alte, quindi 1 in ogni spazio, 2, 3, 4, 5 e 6. Prima ne avevamo 7, adesso ne abbiamo solo 6. Ora dobbiamo andare a rifare lo stesso lavoro che abbiamo fatto prima, quindi filo sull'uncinetto, entriamo, portiamo l'uncinetto davanti alla barretta, prendiamo il filo, maglia alta. Nello spazio entriamo, prendiamo il filo, maglia alta, catenella, rientriamo nello spazio, maglia alta. Questa è la maglia alta che dobbiamo mettere a rilievo e la mettiamo a rilievo. E ora andiamo a fare le 6 maglie alte negli spazi. Qui no, andiamo qui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bene, andiamo a mettere a rilievo la nostra maglia
quindi vedete io sono qui, questa maglia alta neanche la guardo, ma guardo soltanto la mia maglia alta a rilievo. Prendo il filo e faccio la mia maglia alta. Poi nello spazio tra una maglia alta a rilievo e l'altra ho una catenella, che è qui, entro e faccio maglia alta, catenella, rientro, maglia alta. Adesso devo mettere a rilievo questa maglia, quindi così, ed è a rilievo. Benissimo. Ora tra questa maglia alta e questa entro e faccio le mie maglie alte. 1, nella successiva 2, 3, 4, 5 e 6. Ora qui ho le due maglie alte a rilievo. Vedete, si vede che sono proprio diverse, c'è anche questa barretta qui davanti, quindi entro e la metto a rilievo sul rovescio. Entro nello spazio e faccio una V, quindi maglia alta, catenella, maglia alta. Ora questa la mettiamo a rilievo e andiamo a fare le ultime 4 maglie alte, quindi la prima va qui, 1, 2, 3 e l'ultima va fatta nella terza catenella a partire dall'inizio, 1, 2 e 3 e qui. Entro e faccio la mia maglia alta. E abbiamo finito così il nostro terzo giro. Il nostro quarto giro, 3 catenelle e giriamo il nostro lavoro. Ora dobbiamo fare solo 2 altre maglie alte, compresa questa saranno 3. Andiamo non nella prima, quindi nel quarto giro passiamo nel secondo spazio, quindi questo, e andiamo a fare una maglia alta e nello spazio successivo un'altra maglia alta, quindi in totale, compreso la catenella iniziale, sono 3. Sono 3. Ora entriamo nella nostra maglia alta a rilievo sul davanti. Una volta sarà sul davanti e una volta sarà sul dietro, e andiamo a fare la maglia alta a rilievo sul davanti. Entriamo nello spazio dove abbiamo fatto la nostra prima V, qui, e facciamo 2 maglie alte, una catenella, rientriamo di nuovo e facciamo altre 2 maglie alte. Ora andiamo a lavorare la maglia alta a rilievo, quindi saltando quella V qui, sul davanti, maglia alta a rilievo. Ora dobbiamo andare a fare 5 maglie alte, quindi entriamo tra questa maglia alta e questa, maglia alta, 2, 3, 4 e 5. Entriamo nella nostra maglia alta a rilievo, questa, e la facciamo sul davanti. Poi nella V entriamo e facciamo 2 maglie alte, 1 e 1, 2. Una catenella, rientriamo di nuovo nello stesso punto e facciamo altre 2 maglie alte. Mettiamo a rilievo la nostra maglia, così.
Ora andiamo a fare le nostre 5 maglie alte negli spazi, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Ora andiamo sulla maglia alta a rilievo qui e la lavoriamo sul davanti. Nella V entriamo e facciamo 2 maglie alte, una catenella, rientriamo, 2 maglie alte. Andiamo a fare la nostra maglia a rilievo e adesso andiamo nel nostro spazio, saltando sempre la prima, nel nostro spazio a fare 1, 2, 3, 4 e una 5. Adesso andiamo sulla nostra barretta a rilievo e la mettiamo a rilievo sul davanti. Nello spazio 2 maglie alte, una catenella, rientriamo di nuovo, 2 maglie alte. Ora non ci rimane che terminare, quindi andiamo a fare le 3 maglie alte finali, saltando, chiedo scusa, prima dobbiamo fare la maglia alta a rilievo, perché altrimenti il disegno non viene, e poi saltiamo questa maglia, quindi questo spazio, come sempre facciamo, e facciamo 1, 2, e andiamo sulla catenella del primo giro, 1, 2, e nella terza catenella andiamo a fare la nostra maglia alta e abbiamo terminato così il nostro quarto giro. Inizia a vedersi il nostro disegno. Quinto giro, 3 catenelle, giriamo il nostro lavoro e questa volta partiamo proprio attaccata al nostro primo punto alto qui e facciamo 3 maglie alte in totale, quindi ne abbiamo fatte 2 più una iniziale, in totale sono 3. Dobbiamo fare la maglia alta a rilievo questa volta sul rovescio, quindi dobbiamo portare questa barretta sul davanti del lavoro. Io passo da dietro, spingo indietro la barretta, prendo il filo, maglia alta a rilievo, poi entro nel mio ventaglietto nella parte centrale e faccio 2 maglie alte, una catenella, rientro di nuovo, 2 maglie alte. Adesso devo fare la maglia alta a rilievo finale, perché ogni ventaglio ha una maglia alta da una parte e una maglia alta dall'altra, e la vediamo è proprio qui. Quindi facciamo la stessa cosa e la mettiamo a rilievo. Ora devo fare 4 maglie alte negli spazi. Saltiamo come sempre la prima, questa vedete l'abbiamo lavorata a rilievo, saltiamo la prima, entriamo nel foro e facciamo 1, 2, 3 e 4. Bene, adesso dobbiamo rifare tutto il lavoro, quindi
questa è la maglia alta a rilievo, la vedete perché c'è questa catenella qui che è a rilievo verso di noi, vedete? Quindi a rovescio, nel ventaglietto 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Andiamo a fare la maglia alta a rilievo a rovescio e adesso 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4. Di nuovo maglia alta a rovescio, maglia a rilievo a rovescio, nel ventaglio 2 maglie alte, catenella e di nuovo 2 maglie alte. Mettiamo a rilievo la maglia e ora 4 maglie alte. E 4. La maglia alta a rovescio a rilievo, nel ventaglietto sono 1, 2 maglie alte, catenella, entriamo, 2 maglie alte, mettiamo a rilievo la maglia alta e ora le ultime 3 maglie alte, 1, 2, 1, 2 e 1, 2 e 3. Perfetto, abbiamo finito anche il nostro quinto giro. Sesto giro, 3 catenelle più una maglia alta, non subito qui ma qui in centro, tra 1 e 2 maglie alte, proprio qui. Totale sono 2. Maglia alta rilievo sul davanti. Entriamo nel nostro ventaglietto e facciamo 3 maglie alte, una catenella, rientriamo nel ventaglio, 3 maglie alte. Quindi abbiamo fatto 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte. Andiamo, saltiamo tutto il ventaglio come sempre facciamo, andiamo a fare questa maglia alta a rilievo sul davanti. Dopo aver fatto questo abbiamo solo più 3 maglie alte da fare, quindi dopo questa maglia alta, questa no, vedete qui c'è la maglia alta a rilievo, saltiamo, andiamo qui e facciamo 1, 2 e 3, 1 in ogni spazio, e ora andiamo, saltiamo ovviamente questo spazio perché vicino alla maglia alta a rilievo entriamo e facciamo la nostra maglia alta a rilievo, andiamo nel ventaglietto con 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte, mettiamo a rilievo la nostra maglia, ora entriamo nello spazio 1, nello spazio 2, nello spazio 3 maglie alte, maglia alta a rilievo, ventaglietto da 3 più una catenella, rientriamo, 3 maglie alte,
maglia alta a rilievo, nello spazio 1, nello spazio 2, spazio 3, maglia alta a rilievo, nel ventaglietto 1, 2, 3, una catenella di separazione, di nuovo 1, 2, 3, andiamo a fare la nostra maglia alta a rilievo, nello spazio una maglia alta e sulle 3 catenelle 1, 2 e 3 entro nella terza e faccio la mia maglia alta. Abbiamo così finito anche questo giro ed è sempre più delineato il nostro lavoro. Giro numero 7. Partiamo sempre con le 3 catenelle. Giriamo il nostro lavoro e subito a fianco alle 3 catenelle nello spazio andiamo a fare una maglia alta. Ora dobbiamo mettere a rilievo sul rovescio questa maglia qui. Quindi entriamo, come sappiamo oramai, a fianco, spingiamo in avanti, prendiamo il filo e facciamo la maglia alta a rilievo. Entriamo nel nostro ventaglio e facciamo come sotto 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte. Mettiamo a rilievo la nostra maglia e ora entriamo nello spazio, quello successivo alla maglia messa in rilievo, e andiamo a fare 2 maglie alte. Andiamo ora a mettere a rilievo questa maglia alta. Entriamo nel ventaglietto, nel centro, 3 maglie alte, una catenella, rientriamo, 3 maglie alte. Mettiamo a rilievo questa maglia e andiamo a fare le nostre 2 maglie alte. Di nuovo a rilievo, 1, 2, 3, una catenella, rientriamo, 1, 2, 3 e abbiamo fatto il nostro ventaglietto da 3 più 3 e una catenella. Mettiamo a rilievo la nostra maglia, andiamo a fare 1 e 1, 2 maglie alte negli spazi e finiamo con la maglia alta a rilievo, il nostro ventaglio da 3 maglie alte, una catenella, rientriamo, 3 maglie alte. L'ultima a rilievo di questo giro, entriamo nello spazio, vedete qui questa è la catenella, nello spazio una maglia alta e nella terza catenella d'inizio entro e faccio la mia seconda maglia alta. Seconda, vedete? 1 e una 2. Abbiamo finito anche il nostro settimo giro.
ed è sempre più delineato. Andiamo a realizzare il giro numero 8. 1, 2, 3 catenelle, giriamo il nostro lavoro e andiamo subito a fare la maglia alta a rilievo. Ora entriamo nel ventaglietto e andiamo a fare 4 maglie alte, una catenella di separazione, rientriamo di nuovo e facciamo 4 maglie alte. Andiamo a fare la nostra maglia alta a rilievo, entriamo nello spazio, vedete ne abbiamo solo più uno libero, e facciamo una maglia alta a rilievo, andiamo nel nostro ventaglio e facciamo 4 maglie alte, una catenella e 4 maglie alte. Così. Facciamo il nostro punto a rilievo, una maglia alta nello spazio, rilievo, e andiamo nell'ultima catenella, sempre nella terza, 2 e 3, e andiamo a fare la nostra maglia alta. Qui non l'avevo chiusa. Ok. Abbiamo finito il nostro ottavo giro. Continuiamo col nostro giro numero 9. 3 catenelle, giriamo il nostro lavoro, andiamo a fare la maglia alta a rilievo a rovescio, entriamo nel nostro ventaglio e facciamo 4 maglie alte, una catenella e 4 maglie alte. Me ne manca una. Maglia alta a rilievo a rovescio e ci agganciamo dalla parte opposta qui e andiamo a fare la maglia alta a rovescio dell'altro disegno. Entriamo direttamente nel nostro ventaglio e facciamo 4 maglie alte, una catenella e di nuovo 4 maglie alte. Andiamo a fare la nostra maglia alta a rilievo e l'altra maglia alta a rilievo del disegno che arriva. Vado direttamente nel mio ventaglio e faccio le mie 4 maglie,
una catenella e di nuovo 1, 2, 3, 4. Poi andiamo a fare la maglia alta a rilievo a rovescio e anche l'altra maglia alta a rilievo a rovescio. Entro adesso nel ventaglietto qui e vado a fare le mie 4 maglie alte. Questo è un po' troppo ampio. 1, 2, 3 e 4, una catenella di separazione e di nuovo 4. Faccio la mia maglia alta a rilievo e vado sulla terza a fare 1, 2 e 3 la mia maglia alta. Olè. Allora, questo è stato il nostro nono giro, il giro numero 9. Ed eccolo qua. Questo è il giro numero 9. Ora dobbiamo ricominciare dal giro numero 2. Lo iniziamo insieme. Quindi il giro numero 2, quando arrivate al numero 9, ricominciate dal giro numero 2 e poi di nuovo fino al 9 e poi dal 2 al 9. Insomma, questi sono i giri che voi dovete andare a fare per avere più blocchi. Ok, il giro numero 2 parte con 1, 2, 3 catenelle, giriamo il nostro lavoro e andiamo nel primo spazio che trovate dopo la vostra, vedete, la vostra maglia a rilievo, quindi qui, e fate la prima maglia alta, che in totale sarebbero 2, no? Con questa. Poi tra questa maglia alta e questa, quindi in mezzo, entrate e fate la seconda maglia alta. Tra questa maglia alta e questa entrate e fate la terza maglia alta. Ok? Ora, nella ultima maglia alta del nostro ventaglio andiamo a fare una maglia alta a rilievo. Siamo sul davanti, quindi la facciamo sul davanti. Una catenella di separazione e nella prima delle 4 maglie da questa parte del ventaglio entriamo e facciamo la maglia alta a rilievo. Ora entriamo in questa maglia, quindi saltiamo, qui abbiamo fatto la maglia alta a rilievo, saltiamo questa maglia, entriamo qui e facciamo una maglia alta. Tra questa e l'ultima maglia entriamo, facciamo la seconda maglia alta e poi nello spazio qui facciamo una maglia alta. Nello spazio qui in centro, dove si uniscono le maglie alte a rilievo, facciamo una maglia alta e si ricomincia da capo, quindi subito dopo la maglia alta a rilievo la maglia alta, nel ventaglio entriamo qui e facciamo 1, entriamo qui e facciamo 2, ora entriamo nell'ultima e facciamo la maglia alta a rilievo sul davanti, una catenella e si ricomincia, quindi una maglia alta a rilievo, aprite bene il ventaglio per vedere bene, andiamo quindi tra
la prima e la seconda e facciamo una maglia alta, tra la seconda e la terza una maglia alta, che poi in realtà è la quarta, comunque va bene, mi avete visto, no? Ok, nello spazio facciamo una maglia alta, nello spazio dell'unione una maglia alta e si ricomincia una maglia alta subito dopo la maglia alta a rilievo, una maglia alta tra la prima e la seconda, una maglia alta tra la seconda e la terza e ora andiamo nella quarta e la mettiamo a rilievo, una catenella di separazione e mettiamo a rilievo anche la sorella. Ora tra la seconda e la terza una maglia alta, tra la terza e la quarta una maglia alta, nello spazio prima della maglia a rilievo una maglia alta, tra le due maglie alte a rilievo maglia alta, tra la maglia alta a rilievo e la prima maglia alta e di nuovo 1, 2, maglia alta a rilievo, catenella, maglia alta a rilievo, una maglia alta tra una maglia alta e l'altra e di nuovo una maglia alta tra una maglia alta e l'altra. Ora andiamo a fare una maglia alta prima della nostra, vedete, maglia a rilievo e una maglia alta nella terza, 1, 2 e 3. Perfetto. Allora, praticamente adesso abbiamo ricominciato da capo, quindi abbiamo già fatto insieme il secondo giro, più che altro perché il secondo giro era un pochino diverso dal secondo che abbiamo fatto qui, dovevo farvelo vedere proprio sul lavoro, no? Sul lavoro già inoltrato. Quindi da adesso in poi, dal secondo giro, voi adesso potete da sole ricominciare, quindi fate il 3, il 4, il 5, il 6, insomma, li fate tutti, i giri sono dal 2 al 9 e il 2 ve l'ho fatto vedere, quindi subito dopo il 9 vedete il 2 e quindi ricomincerete dal 3, ok? Giro numero 3, perché abbiamo fatto il 2 insieme. Ora vi faccio vedere come rifinire, perché voi direte, ma qui abbiamo l'onda. Allora, se vi va di lasciare l'onda, la lasciate così, altrimenti fate come ora vi mostro. Questo diciamo è il bordo di rifinitura per rendere questa parte più rettilinea, ok? Quindi come dicevo, se vi va di lasciare le onde, ok, altrimenti se volete renderlo rettilineo e poi farci un bordino, allora farete 3 catenelle, girate il lavoro, quindi non sto più seguendo lo schema, qui lo stiamo praticamente rendendo uniforme. Quindi andiamo a fare, questa è la prima maglia alta che va su questa maglia alta, quindi entriamo nella seconda e entriamo anche nella terza. Ora su questa parte, quindi siamo 1, 2, quindi facciamo, qui mi va una maglia bassa, quindi abbiamo fatto 3 maglie alte e poi nella parte più centrata dobbiamo fare maglie basse, quindi io ne sto facendo, ne ho fatte 2, una su ogni maglia alta del mio gruppetto, una nella parte dove avevo una catenella e adesso vado a farne 1 e 2 qui. Quindi in totale, come vedete, io ne ho fatto 3 maglie alte e una maglia bassa su ogni maglia alta che ho trovato, compreso anche quella centrale, ok? Ok. Poi a questo punto scendo e faccio una maglia alta, anche qui maglia alta, devo salire,
per fare di nuovo le maglie basse e ne devo fare 5. Quindi guardo dove sono, questa è la mia parte centrale, quindi qui parto con 1, 2, nella parte centrale 3, 4 e 5 e riparto di nuovo con le mie maglie alte. 4, 5, questa è la parte centrale, quindi io ho questa 1 e 2, 3, 4 e 5 e riparto di nuovo qui con le maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, questa è la parte centrale, quindi entro 1, 2, 3, 4, 5 e ne ho 3 finali maglie alte, le ultime 3 come le prime 3 iniziali. Nella terza come al solito entro un pochino meglio e faccio la mia maglia alta. Come vedete, facendo in questo modo la parte sopra è diventata rettilinea, poi ci mettiamo un bel bordino e il gioco è fatto. Il bordino potete mettere il bordino che più vi piace, il bordino che ho messo qui, ora ve lo mostro meglio. Sono partita dall'angolino e ho fatto, se non ricordo male, 7 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quindi nell'angolino ho fatto 7 maglie alte, poi ho saltato 1, 2, 3 maglie alte e nella quarta ho fatto una maglia bassa. Terza ho fatto le mie 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maglie alte, poi ho saltato 1, 2 nella terza una maglia bassa, 1, 2 e nella terza le 7 maglie alte, quindi 1, 2 nella terza maglia bassa, 1, 2 nella terza 7 maglie alte, poi più o meno mi sono orientata in base alle maglie che mi rimanevano. Fatevi anche voi. Qui stavo arrivando verso il bordo, quindi l'ho alternata un pochino meno, quindi ho anziché 4 sono 5, nella quinta ho fatto la maglia bassa e poi sono andata a fare l'angolino con 7 maglie alte. Quindi se avete fatto questo punto siete già super esperte, perché insomma tutto sommato sono 10 giri, come 10 sarebbero 9 in totale, sono 9 giri e insomma è abbastanza, direi, impegnativi, no, come giri, quindi sapete benissimo come fare anche questo tipo di bordura semplice semplice, come riuscire ad arrivare, anche se magari non ci sono abbastanza catenelle per fare questa bordura. Ripeto, attenzione, io ho fatto questa bordura per farvi capire come rimarrà ed è quella che io farò per la mia sciarpa perché mi piace molto, ma voi a questa tenerezza potete fare qualsiasi tipo di bordura, ok? Proprio qualsiasi. Aspettate, ve la faccio vedere così, così guardate che è veramente una dolcezza, è veramente una dolcezza. Insomma, spero che vi sia piaciuto e spero che vi piaccia così tanto da volerci realizzare un vostro bellissimo progetto. Una sciarpa, una copertina, quello che voi desiderate, ma un progetto magari per i regali di Natale o per voi stessi. Regaliamoci anche qualche cosetta anche per noi. Facciamoci un regalo. Ciao a tutti, al prossimo tutorial. Ciao ciao!